Buongiorno e bentornati sul canale di Zio Lui Idee Creative. Oggi io e Filippo inizieremo un nuovo lavoro. Ma stavolta ti sei dimenticato tu! È vero, devo dirti io. Dai. Buongiorno e bentornati sul canale di Zio Lui Idee Creative. Oggi io e Filippo inizieremo un nuovo lavoro. Filippo, spiega un po' cosa faremo oggi. Oggi costruiremo la capanna di Gesù, siccome sta arrivando Natale. Perfetto, inizieremo a farvi vedere la prima fase del progetto. Ok, questo è il disegno della capanna, come vorremmo che venisse. Oggi inizieremo a creare il tetto ricurvo. Ho disegnato la porzione di un cerchio con un livello di curvatura di circa 60 mm. Per abbozzare i primi disegni sulla capanna ho dovuto tenere conto dell'altezza delle statuine, circa 14 cm. Questo per fare le giuste proporzioni. Dunque, per fare il tetto ho pensato di utilizzare una tavola da 7 cm di spessore, quindi incollare questo disegno abbozzato con questo livello di curvatura, tagliarlo qui, dopodiché con la sega a nastro cercherò di ritagliare in maniera approssimativa intorno al disegno. Prima di incollare i disegni, Filippo ha preparato la superficie levigandola. Qui Filippo stende la colla sui due disegni e quindi si procede all'incollaggio dei due disegni con un po' di cautela. Adesso armiamoci di tanta pazienza e iniziamo a fare i vari tagli. Devo dire che è stato abbastanza impegnativo, innanzitutto perché tagliare dei pezzi curvi è sempre difficile. E la lama deve essere assolutamente affilata perché altrimenti il taglio viene storto. Per fortuna il legno era abbastanza tenero. Prima parte del tetto finita. Sono riuscito a restare aderente con la lama al disegno e va bene. Anche il secondo pezzo è finito. Ovvio le parti rimangono abbastanza grezze, proprio dovuto al taglio della lama, al taglio curvo soprattutto.
E adesso la prossima fase sarà quella di levigatura e aggiustamento delle varie zone, diciamo, ruvide, dove si evidenzia il taglio della lama. E lo faccio prima con una levigatrice rotorbitale, con una grana bella grossa, e anche con una smerigliatrice angolare con un bel disco di grana grossa. Mi piaceva l'idea di dare una forma curva alle due estremità del tetto. Ho fatto un disegno a mano e dopodiché ho fatto un taglio al traforo. Disegno l'albero sul progetto, poi lo riporto su un pezzo di carta, trovato un pezzo di legno d'ulivo, procedo innanzitutto con la spianatura del legno che era abbastanza grezzo. Quando il legno è pronto, lo incollo direttamente sul pezzo e poi faccio il taglio al traforo.
Fatto il primo albero, passo al secondo. Questo però è venuto un po' più spesso. In realtà nel progetto non erano previsti gli alberi come supporto del tetto, ma queste idee poi mi vengono durante la costruzione. Ok, le proporzioni sono giuste. Questo è il tetto della capanna. Ora, prima di incollarlo, vorrei illuminare la parte sotto con questa striscia LED. La mia idea era quella di utilizzare questa fresatrice che ha una fresa a diametro 6 e andare a creare la sede dove ho già segnato. La striscia LED è larga 9 mm, per cui devo fare due passate. Profondità direi 2 mm. Fare le sedi per incassare la striscia LED è stato abbastanza difficile proprio perché il tetto ha delle forme curve, quindi difficile anche regolare l'affondo della punta fresa. Ok, le due sedi sono state completate. Ora facciamo una prova. Ok, direi che va bene. Allora, ho trovato questo compensato come sfondo e adesso in pratica ho segnato, ho messo il tetto come dovrebbe venire e dunque ho fatto dei segni con la matita, poi con il traforo vado a tagliare questo e in fase di incollaggio questo andrà qui. Ok, facciamo questo.
Ok, metto questi due spessori perché voglio prendere una misura, anzi voglio segnare una misura. In realtà l'ho già segnata, adesso vi spiego. Ok, vorrei lasciare nella parte posteriore della capanna circa 1 centimetro di spazio, forse si intravede da qui, in modo tale che questa parete non sia a filo del tetto. Vorrei che rientrasse di 1 centimetro. Quindi ho messo degli spessori e poi ho segnato con la matita per provare un incollaggio a secco. Oltre l'incollaggio ho voluto mettere anche una vite autofilettante che bloccasse le due parti del tetto. Ok, le due parti sono state incollate. Ho fatto la sede per il LED. Questa è la dima che utilizzerò anche per incollare questo, perché devo lasciare questo spazio qua, in pratica nella parte dietro ci deve essere dello spazio, in pratica così. Quando lo incollerò questo verrà così, ok? Verrà dello spazio. Poi ho creato questa base da mettere in questo modo e alla fine i due alberi. Però adesso, prima di incollare tutto, passiamo a incollare la striscia LED e passare il cavo dietro. Questa è la prima cosa da fare. Passiamo alla fase di saldatura. Ok, bisogna stare attenti a rispettare il più e il meno. Vedete questo segno meno? Qua c'è il meno e da questa parte c'è il più. Quando saldiamo i fili bisogna stare attenti che sul cavo ci sia una righetta bianca, il che vuol dire che è positivo. L'altro deve essere tutto nero. Il negativo è stato saldato, adesso saldiamo il positivo. Perfetto. E ora vediamo se abbiamo fatto giusto. Se abbiamo fatto giusto, dovrebbe accendersi. Bene.
LED si è acceso. Non ci resta che collegarlo. Montiamo la striscia LED. Per incollare la striscia LED ho utilizzato semplicemente la colla a caldo, molto utile in questi lavori. In alcuni punti ho utilizzato anche un po' di attack per bloccare bene, ma nel video non si vede. Bene, anche questo è fatto. Siamo arrivati alla prima fase di incollaggio. Vorrei mettere prima questa parete frontale sulla base, su questa base qua. Deve essere incollata su questa parte frontale qui. Ora la mia idea era quello di mettere delle viti e poi mettere anche della colla. Qui io ho già preso le misure, ho preso il centro e metterò 9 viti alla stessa distanza l'una dall'altra. Poi verrà così. Ok, colla e poi metterò, adesso farò dei buchi e metterò le viti. Le viti autofilettanti sono da 3 mm e mezzo, per cui farò un foro con punta da 3,5 perché il foro deve essere passante qua. Bene, ora farò 9 svasature con questo inserto qua. Fatte le svasature, adesso andiamo a fare dei prefori con una punta da 2 mm. Qui ho messo del nastro di carta per evitare che la colla vada sopra alla superficie
diciamo visibile. E ok, adesso incollo. Ok, fase di incollaggio numero 2. Adesso, dopo che ho incollato questo, ho messo le morse per tenerlo dritto e tenerlo in tensione. Adesso metterò la colla qua, su questo bordo, e lì dove ho messo lo scotch per evitare che la colla vada a sporcare il tetto. Qui ho messo degli spessori per evitare che la colla scendendo vada ad incollare questo pannello che non serve, poi questo deve essere tolto. Quindi colla qui e si procede con l'incollaggio. L'incollaggio è venuto bene. Ora si passa a montare i due alberi. Bene, siamo arrivati alla fase di finitura, darò 2 mani a pennello di questo impregnante color pino all'acqua. Prima di incollare gli alberi utilizzo olio danese come finitura sul legno d'olivo. Il nastro è stato messo per 2 motivi, innanzitutto per evitare che si sporchi la base di colla, ma anche per centrare la giusta posizione degli alberi. Nei punti in cui verrà messa la colla ho messo del nastro di carta a protezione dall'olio danese.
Siamo arrivati alla fase del montaggio degli alberi. Adesso giro la telecamera e vi faccio vedere. Allora, utilizzerò questo tipo di colla, che secondo me è veramente una bomba. Metterò dei punti di colla qui sui rami e un punto di colla qua sotto, stessa cosa anche su questo, e finalmente diamo una funzione a questi due splendidi alberi, quello di sorreggere il tutto. Bene, faccio un primo piano, l'incollaggio è venuto benissimo, pulito, ottimo lavoro. Qui appena ho incollato gli alberi ho voluto mettere le statuine per capire se la scena della natività era in proporzione alla struttura. Devo dire che ci ho azzeccato di brutto. Ragazzi, mi è venuta un'idea pazzesca, io non lo so, me ne sogno di notte, adesso vi faccio vedere. Vorrei mettere questa stella della natività proprio qui al centro, ovviamente scegliendo un'essenza, un legno che faccia da contrasto a questa parete qua. E dai, mi metto al lavoro, veramente mi piace. Ho trovato l'essenza che secondo me può andare bene anche come contrasto. Questo è frassino, dunque devo metterlo così. Nel frattempo, siccome è molto spesso, devo ridurlo a circa 5 mm lì dalla sega a nastro. Bene, allora ho spianato la tavola, ho messo lo scotch, quindi ho utilizzato sempre lo stesso sistema che utilizzo in tutti i miei video. In pratica metto il nastro di carta sul pezzo di legno, dopodiché cospargo di colla la parte interessata e lo appiccico tipo adesivo. Adesso aspetto un attimo che faccia presa la colla, dopodiché andiamo a lavorarlo qua sul traforo elettrico. Inizio a traforare e lo faccio dalla parte interna. Che dire, ci vuole tanta pazienza, precisione e soprattutto manualità. Pronti partenza via con la parte esterna della stella della natività.
Finito il lavoro, tolto la carta, wow, che soddisfazione! Ben fatto. Qui viene la parte difficile. Devo fare un intarsio e quindi praticamente mettere una stella all'interno della stella. Trovato l'essenza giusta che faccia da contrasto con il legno di frassino, procedo con il traforo. Finito. Bene. È venuto perfetto. Finalmente è arrivato il momento che aspettavo da tanto. Inserire un intarsio, una cosa che non ho mai fatto, è la prima volta. Tra l'altro non verrà neanche incollato la stella all'interno della stella. È andato a pressione, per cui mi accontento così. Va benissimo. Cospargo un po' di colla e metto la stella al centro della capanna, così ad occhio, senza prendere misure. Per evitare che si vedesse il cavo nella parte posteriore, ho tagliato un tondino di legno, ho scavato all'interno e con un po' di colla l'ho incollato.